Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi volevo presentare un prodotto diverso dal solito. La Uniers, una casa che produce appunto smartphone, mi ha mandato uno dei suoi prodotti, il TikTok. È un telefono rugged, come tutti i telefoni rugged appunto sono impermeabili, IP68 e non teme assolutamente polveri e quant'altro. Quindi nel caso in cui di caduta da un'impalcatura o mentre si fa sport c'è la probabilità che non subisca, il telefono non subisca danni. Naturalmente non teme polveri, quindi anche durante il lavoro può essere utilizzato in qualsiasi momento, perché appunto è IP68, non teme cadute, non teme polveri, quindi penso che sia adatto anche in vari ambienti lavorativi come può essere l'edilizia, l'idraulica. Andremo ad avere un telefono che potrebbe resistere a qualsiasi tipo di shock. Comunque adesso facciamo subito l'unboxing così lo vediamo da vicino. Vediamo la scatola e vediamo il contenuto. Come leviamo il cellulare troviamo subito lo spillo per levare il carrelletto contenitore della scheda SIM. Abbiamo naturalmente il libretto di istruzioni. Purtroppo non è presente la lingua italiana, c'è l'inglese, ci stanno altre diverse lingue ma non l'italiano. Purtroppo questo qua bisogna fare una traduzione. Certificato di garanzia. All'interno troviamo anche uno schermo di protezione con tutto il suo kit. Abbiamo l'alimentatore di 30 watt, un cavo USB di tipo C, e uno spinotto per le cuffie con attacco USB di tipo C. Questo è appunto il TikTok. Questo smartphone esce direttamente con l'applicazione della cover. Adesso la rimuoviamo così possiamo vedere anche al di sotto come si presenta e lo accenderemo per vedere il funzionamento. Abbiamo lo sblocco naturalmente laterale con l'impronta digitale, che è questo pulsante da questa parte, molto reattivo. Volevo farvi vedere appunto senza cover le finiture, le classiche viti, tutta la parte in metallo, gli angoli che sono comunque pregommati, Questo TikTok è un po' particolare, naturalmente lo rendono unico le sue forme, i spigoli che formano un esagono praticamente sono un po' inusuali, diciamola tutta, però dona anche il suo fascino, la sua particolarità a questo smartphone. Sui lati troviamo appunto i vari tasti. Questi qua sono per il volume e questo è per l'accensione con riconoscimento di impronta digitale. Sotto c'è l'attacco per l'USB, bisogna solo rimuovere questo tappino in gomma e troviamo subito il connettore. E da quest'altra parte invece ci sono altri due tastini che sono uno per la lampadina, naturalmente pigiando lo si può vedere, e quest'altro
e dell'orologio. Molto bello. Sembra praticamente che hanno applicato sulla parte posteriore uno smartwatch, come tutti i smartwatch da 1,3 pollici come questo. C'è il touchscreen e quindi si può vedere le varie funzioni, musica. Questo qua c'è la livella e naturalmente la bussola e la camera. La camera perché si può fare come in questo modo, un selfie, avendo così l'inquadratura ottimale grazie allo schermo dello smartwatch. È giunto il momento di mettere in funzione questo TikTok. Lo accendiamo, impronta, lettore di impronta, vediamo, è molto rapido. Mettiamo un filmato di YouTube, lo ricarichiamo, lo stavo vedendo prima per vedere come si sentiva. Il colore è molto buono. Anche l'audio non è male, devo dire la verità. L'unico difetto, secondo me, è che l'altoparlante si trova proprio in prossimità. Non so se quando si tiene in mano, appunto nella versione 16 noni, si tende anche a chiudere l'altoparlante con le dita della mano. Si sente da qua, vero? Sentite? E questo qua è l'indice che poggia sopra la parte posteriore. Difetto, ma sorvolabile, comunque l'audio è molto buono. Il video non c'è male, anche se lo pieghiamo. Ha fatto direttamente la rotazione automatica. Anche questa funzione l'abbiamo vista. Molto reattivo, a me piace molto, devo dire la verità. Ragazzi, adesso proviamo a vedere le prestazioni con un videogioco. Naturalmente ho caricato un videogioco di macchine. Devo dire che la grafica è molto ben definita, mi piace veramente molto. L'audio è molto buono. Adesso partiamo, selezioniamo e iniziamo la gara. Ecco, siamo partiti. Premetto che non sono un grande giocatore di videogiochi, quindi abbiate pietà di me. La reattività sembra che comunque risponda molto bene, quindi subito fuori. Di nuovo in pista, vai ragazzi, vai, proviamo. Sì, è reattivo, si deve prendere solo un po' la mano. Ecco qui, sono passato dentro la macchina di fronte. No, è semplice, come potete vedere la reattività c'è, è il pilota che è scarso. Sì, eccolo, fuori pista. Non è colpa del telefono, è colpa del pilota, ripeto. Non ho molta pratica in questi videogiochi, ma direi che possiamo anche concludere questo test, ok ragazzi? Dai, passiamo oltre. Ragazzi, siamo giunti alla prima prova. Volevo fare una prova molto estrema. Infatti sono venuto al locale di un mio amico dove hanno i macchinari industriali, quindi temperature altissime e pressione fortissima nella lavastoviglie industriale. Io spero solo che sopravviva questo povero telefono. Ok, iniziamo. Alziamo la cloche, cestello,
cellulare con fotocamera accesa. Attiviamo la fotocamera. Ma adesso facciamo un primo piano. La temperatura al massimo. Addio mon ami. Il ciclo dovrebbe durare circa intorno ai 3 minuti. Scusate, ma sono emozionato, anzi sono spaventato. Vorrei farvelo vedere integralmente, così senza tagli non ci sta né trucco né inganno. Spero che sopravviva veramente. Queste pressioni sono molto alte, le temperature idem, quindi in una prova abbiamo fatto tutto. Naturalmente poi metterò il video che il cellulare ha registrato, lo smartphone ha registrato. Il risciacquo è quasi finito. Terminato. Adesso alziamo la cloche. Oh mon Dieu, sembra ancora vivo. Bollente. Lo touchscreen funziona. Stoppiamo naturalmente. Leviamo la fotocamera. Ragazzi, funziona. Funziona anche l'audio, almeno così sembra. Asciughiamolo velocemente, così non lascia traccia. Ragazzi, questo è ancora bollente. Mamma, mi toccherà levare la cover e dare un'asciugata anche all'interno, che è pieno di acqua. Ragazzi, a me sembra che comunque abbia superato anche questo. Adesso proverò con YouTube, magari col solito video. Sta buttando fuori acqua, ragazzi, sta buttando fuori acqua, l'audio non si sente. Speriamo che riesco a recuperarlo. Ragazzi, a dopo. Eccoci tornati, ragazzi. Abbiamo terminato lo shock test fatto a questo povero cellulare. Appunto l'abbiamo messo in un lavastoviglie industriale con pressioni molto alte, temperature molto alte. E nonostante tutto quanto, diciamo che abbiamo riscontrato dei piccoli problemi in seguito. L'altoparlante non funzionava praticamente più, era come se fosse attappato, e pertanto ho pensato di usare il classico phon per cercare di asciugare le varie goccioline di acqua che con la pressione si sono infiltrate all'interno. Praticamente abbiamo risolto
tutto totalmente il problema audio, funziona nuovamente tutto. Un altro problema che ho riscontrato è quando sono andato ad attaccare il cellulare al suo caricabatterie, praticamente non mi permetteva di caricare, perché il TikTok ha un sensore di umidità all'interno. Quando rivela l'umidità non permette questo di mettersi in carica per evitare che si danneggi. Pertanto ho ripreso nuovamente il fono, individuato il sensore e nuovamente ho riscaldato la parte. Fatta evaporare questa umidità, ho ricollegato l'alimentatore e tutto è andato per il verso giusto. Quindi i problemi che si sono verificati li ho risolti con poco. Ragazzi, questa è la mia prima recensione di uno smartphone. Se vi è piaciuta mettete un like, non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Un saluto a tutti e grazie per l'attenzione. Ciao!